Tutti, oggi vi presento il top Federica. È un top a fascia, semplicissimo da fare, sul davanti si presenta in questo modo, mentre sul dietro si presenta così. Ed eccoci qui al top Federica. Allora, adesso andiamo ad analizzare il top e poi iniziamo la lavorazione. Allora, io vi ho fatto lo schema di una donna in modo tale che possiamo insieme vedere come prendere le misure. Perché alcuni di voi mi hanno chiesto di fare un video apposito, però visto che ci siamo e che vi devo spiegare appunto come fare il top, vi spiego alcune cose. Allora, innanzitutto per questo tipo di progetto, che è praticamente un top, io sono andata a prendere come misure la circonferenza del seno. Per circonferenza si intende ovviamente sia la parte davanti che la parte dietro, quindi si fa praticamente un giro intorno al seno e quindi compresa la schiena con il centimetro. E in questo caso le misure che io ho utilizzato della mia amica sono praticamente quindi il busto, cioè sarebbe il seno, corrispondono a 87 centimetri, ok? Che io ovviamente ho diviso per due, perché noi lavoriamo la prima parte sul davanti e poi quella sul dietro, e quindi ho fatto 87 centimetri diviso 2 e mi dà 43 e mezzo, ok? Che possiamo arrotondare o a 44 o a 43, dipende da cosa preferite. Dopodiché andiamo a prendere queste misure se lo vogliamo fare appunto come questo top, che poi praticamente sarebbe così, sarebbe una sorta di top in questo modo, ok? Quindi in quel caso andate a prendere queste misure qua, che in questo caso da me corrispondono a 70 centimetri, che ovviamente io divido per 2 e mi dà quindi 35 centimetri, ok? Quindi qui abbiamo 35 centimetri, mentre qua sopra abbiamo facciamo 43 centimetri, ok? Adesso, se volete essere ancora più precise, andate a prendervi le misure da qui a qui, ok? Io questo lavoro non l'ho fatto e ho praticamente arrotondato a 24 centimetri. Però ognuna di voi ovviamente è diversa e quindi cambia ovviamente tutto questo in base alle misure della persona. Adesso, visto questo, andiamo adesso direttamente a vedere il top. Allora, io ho cercato qui di riprodurvi più o meno tutta la situazione del top, come andremo ad utilizzarla. Allora, intanto abbiamo visto le misure e corrispondono più o meno a una S, quindi a una 40-42 italiana. Credo che ovviamente allargandolo si possa anche estendere ad una M. Allora, io ho utilizzato i ferri del 3,5 per fare l'elastico e successivamente per fare appunto il maglione, diciamo, ho utilizzato i ferri del 4. Abbiamo visto che la vita è di 35 centimetri e che il pezzo praticamente che corrisponde al seno e quindi il busto è di circa 43 centimetri. Quindi cosa sono andata a fare? Ho fatto 2 centimetri di elastico sia all'inizio sia alla fine. Il motivo è il motivo forellino ed è un multiplo di 8 maglie più 6.
Quindi io sono andata a moltiplicare 8, 8, 8, 8, 8 più 6 e ovviamente ho aggiunto i miei 4 di vivagno. Quindi sono arrivata, per avere 35 centimetri, 75 maglie nel mio caso. Quindi ho montato 75 maglie con i ferri del 3,5. Ho fatto un elastico di 2 centimetri partendo da un rovescio e un diritto alternati. Sono andata avanti, quindi vi faccio vedere un attimo. Quindi sono partita con un elastico di 1,1, ho fatto il motivo e ho concluso con l'elastico 1,1. Poi come altezza ho fatto quindi 2 cm di elastico, 20 cm di motivo e ho chiuso con altri 2 cm, quindi in totale 24 cm. Ho cucito il pezzo davanti e il pezzo di dietro e abbiamo concluso il top. Vi ho detto tutto, adesso vi faccio vedere gli strumenti che ci serviranno. Allora, gli strumenti che ci servono sono questi, sono 2 ferri del 3,5, ok? Nel mio caso, quindi 2 ferri del 3,5, 2 ferri del 4, ovviamente il centimetro, che ci serve il metro da sarta, delle forbici per tagliare il filo e poi un ago. Ed è semplicissimo. Il top l'ho realizzato con le misure appunto di una mia amica questo top in particolare è dedicato ad un'amica di nome Federica. Tutti i top che io farò uscire nei video tutorial che vi creo sono top che dedico a delle mie amiche, quindi sono praticamente inventati da me, perciò potete tranquillamente poi modificarli in base a come preferite. Io per esempio questo top l'ho fatto ovviamente così, quindi che arrivi un po' sopra l'ombelico, ma voi potete anche decidere tranquillamente di farlo arrivare più giù. Potete decidere di aggiungerci delle spalline, delle maniche, come più preferite. Andiamo adesso a vedere come si realizza. Allora, con i ferri del 3,5 vado praticamente a montare sul ferro 75 maglie. Ricordatevi sempre di lasciare una bella agugliata di filo in modo tale che poi possiate andare a cucire direttamente con questo filo. Allora, e vado a fare un elastico esattamente di 2 centimetri, ovvero nel mio caso corrispondono a 6 ferri. Quindi vado a fare il mio vivagno, quindi vado a fare un rovescio e una maglia la passo e inizio il motivo. Quindi vado a fare un rovescio e un diritto, un rovescio e un diritto e alterno praticamente queste due maglie fino alla fine del ferro. Quindi un rovescio e un diritto, un rovescio e un diritto. Proseguo in questo modo fino alla fine del ferro. Arrivati praticamente alla fine del ferro, vado a fare un diritto, un rovescio e chiudo con il mio vivagno. Quindi passo una maglia senza lavorarla e vado a fare un rovescio. Il vivagno lo potete trovare tranquillamente in un video che vi avevo già fatto precedentemente e che vi lascio nel link qui sopra. Il secondo ferro vado a fare il mio vivagno che è a rovescio, quindi vado a fare 2 rovesci e dove c'è diritto vado a fare un diritto e dove vedo un rovescio vado a fare un rovescio.
Quindi alterno queste due maglie, quindi diritto e rovescio, diritto e rovescio, diritto e rovescio, fino alla fine del ferro. Arrivati alla fine, vado a fare un rovescio, un diritto, e le mie due maglie di vivagno vanno lavorate a rovescio perché sono sul rovescio del lavoro. Adesso cosa andiamo a fare? Andiamo ad alternare questi due ferri fino a raggiungere 2 centimetri di altezza. Nel mio caso sono 6 ferri. Allora, arrivati praticamente a 2 centimetri di altezza, ok? Adesso inizio il motivo. Quindi nel mio caso questi 2 centimetri sono 6 maglie e le potete contare le maglie in questo modo, cioè contando questi foretti che ci sono esattamente qui, in queste V. Quindi andiamo a contare 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E in questo caso non vi sbagliate. Ad ogni modo basta che contiate 2 centimetri e l'elastico è in questo modo. Potete ovviamente a vostra discrezione aumentare l'elastico, non c'è nessun tipo di problema. Allora, adesso andiamo a vedere il motivo vero e proprio. Il punto forellino è formato, è un multiplo di 8 maglie più 6. Quindi io cosa sono andata a fare? Ho montato sul ferro 8 motivi, quindi equivalgono a 8 per 8, 64, più le 6 maglie del motivo. Quindi sono arrivata a 70 maglie, più ovviamente le mie 4 di vivagno. Quindi arriverei, cioè sono arrivata a 74 maglie per poter fare il motivo. Visto che io ne ho montato 75 per fare appunto l'elastico, adesso cosa vado a fare? Vado ad eliminare una maglia. Quindi, allora, il motivo forellino si fa in questo modo. Andiamo a fare il primo ferro a diritto. Quindi io vado a fare il mio vivagno, e poi dovrei fare tutte le maglie a diritto. Devo eliminarne una però. Quindi io cosa vado a fare? Vado a fare un diritto e poi 2 maglie insieme a diritto, in modo tale da eliminare una maglia. La elimino sempre all'inizio del motivo, in modo tale che non ci siano grossi problemi, cioè non si noti tanto, e proseguo appunto a fare tutte le mie maglie a diritto. Quindi proseguite in questo modo, cioè tutte le maglie a diritto, fino alla fine del ferro. Arrivati alla fine, vado a fare il mio solito diritto e poi il vivagno faccio, passo una maglia e l'altra va a rovescio. Giro il ferro, il secondo ferro, vado a fare tutte le maglie a rovescio, compreso il vivagno. Quindi 2 maglie di vivagno e tutte le altre maglie vanno a rovescio. Proseguo in questo modo fino alla fine del ferro. Arrivati alla fine del secondo ferro vado a fare il mio rovescio e poi le 2 maglie di vivagno che sono a rovescio. Adesso il terzo ferro, eliminiamo i ferri del 3,5 e prendiamo i ferri del 4. Ok?
Questo lavoro lo potete fare già dal primo ferro, io l'ho fatto dal terzo perché avendo un elastico abbastanza corto ho preferito che sia un po' più stretto sotto, diciamo, per reggere meglio e adesso vado ad allargare. Quindi il terzo ferro con i ferri del numero 4 vado a fare sempre tutto il ferro a diritto, quindi il mio rovescio e la maglia la passo e sono il mio vivagno e continuo tutte le maglie a diritto con i ferri del numero 4. Quindi proseguo dritta per tutto il ferro, quindi tutto il ferro a diritto. Fine del ferro, vado a fare diritto, una la passo e l'altro a rovescio. Quarto ferro, cambio di nuovo il ferro, quindi posiziono il numero, scusate ho sbagliato io, dov'è? Posiziono il numero 4 e proseguo con le maglie che sono tutte a rovescio, quindi il mio vivagno che è a rovescio e tutto il ferro a rovescio. Quindi proseguite in questo modo fino alla fine del ferro. Fine del ferro vado a fare 2 rovesci di vivagno e mi ritrovo al quinto ferro. Quinto ferro vado a fare di nuovo tutte le maglie a diritto, quindi il vivagno, quindi un rovescio, una maglia la passo senza lavorarla e vado a fare tutte le maglie a diritto. Quindi anche il quinto ferro, tutte le maglie a diritto fino alla fine del ferro. Arrivati alla fine passo una maglia, un rovescio che è il mio vivagno, sesto ferro, vado a fare tutte le maglie a rovescio. Quindi il mio vivagno che è a rovescio e poi tutte le maglie a rovescio. Quindi fino alla fine del ferro. Allora, settimo ferro, adesso iniziamo il motivo vero e proprio e quindi andiamo a fare i foretti. Perciò vado a fare un rovescio e una lo passo ed è il mio vivagno. Dopodiché vado a fare 2 diritti, quindi 1 e 2, e adesso inizia il motivo vero e proprio che andrò a ripetere. Quindi 2 maglie insieme a diritto, un gettato e 6 diritti. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Di nuovo vado a ripetere 2 maglie insieme a diritto, un gettato e 6 diritti. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2 maglie insieme a diritto, un gettato e 6 diritti. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2 maglie insieme a diritto, un gettato e 6 diritti. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2 maglie insieme a diritto, un gettato e 6 diritti. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2 maglie insieme a diritto, un gettato e 6 diritti. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2 maglie insieme a diritto, un gettato e 6 diritti. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Di nuovo 2 maglie insieme a diritto, un gettato e 6 diritti. 1, 2, 3, 4,
5 e 6. Termino in questo modo: 2 maglie insieme a diritto, un gettato e 2 diritti, 1 e 2, e il mio vivagno. Quindi praticamente inizio con 2 diritti e termino con 2 diritti, ok? Adesso l'ottavo ferro vado a fare tutte le maglie a rovescio perché sono praticamente su maglia rasata, quindi vado a fare tutte le maglie a rovescio. Compresi ovviamente i vivagni. Ok? Proseguo in questo modo fino alla fine del ferro. Non ho ferro, vado a fare tutte le maglie a diritto, quindi vivagno e tutte le maglie a diritto. Quindi proseguo in questo modo fino alla fine del ferro. Decimo ferro, vado a fare tutte le maglie a rovescio, quindi vivagno a rovescio e motivo a rovescio. Proseguo in questo modo con tutte le maglie a rovescio fino ad arrivare alla fine del ferro. Ok? Undicesimo ferro, vado a fare tutte le maglie a diritto, quindi proseguo a diritto fino ad arrivare alla fine del ferro. Dodicesimo ferro, vado a fare tutte le maglie a rovescio, quindi proseguo in questo modo fino alla fine del ferro. Ok? Tredicesimo ferro, vado a fare tutte le maglie a diritto, proseguo in questo modo fino alla fine del ferro. Quattordicesimo ferro, vado a fare tutte le maglie a rovescio, e proseguo in questo modo fino alla fine del ferro. Allora, il quindicesimo ferro invece adesso andiamo a fare gli altri foretti che ovviamente non avremo sopra questi, ma bensì al centro. Quindi andiamo a fare praticamente il vivagno, quindi rovescio e una maglia alla passo, 6 diritti, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2 maglie insieme a diritto, un gettato e 6 diritti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 maglie insieme a diritto e un gettato. Di nuovo 6 diritti, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 maglie insieme a diritto e un gettato. Di nuovo 1,
2, 3, 4, 5, 6. 2 maglie insieme a diritto e un gettato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 maglie insieme a diritto e un gettato. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2 maglie insieme a diritto e un gettato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 maglie insieme a diritto e un gettato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 maglie insieme a diritto e un gettato. Chiudo il ferro con 6 diritti. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E il mio vivagno. Quindi apro praticamente il ferro, in questo caso con 6 diritti, e chiudo con 6 diritti. Adesso giro il lavoro, il 16° ferro vado a fare tutte le maglie a rovescio. Comprese ovviamente il vivagno che andremo a trovare fra poco. Eccolo, il vivagno va a rovescio. Quindi, no, scusate, non il vivagno, il gettato. Quindi tutto il ferro va lavorato a rovescio fino alla fine. Allora, il motivo foretto è terminato, quindi io non faccio altro adesso che andare a ripetere dal primo ferro praticamente al ferro numero 16 e vado ad alternare praticamente questo motivo tante volte fino ad arrivare a 19 centimetri. Nel mio caso devo andare praticamente a ripetere il punto foretto per altri 3 motivi e ci vediamo appunto a 19 centimetri. Quindi lavorate il punto foretto fino a un'altezza di 19 centimetri, ok? E poi ci vediamo. Allora, come vi avevo detto, ho continuato, ho proseguito e andiamo adesso a vedere un pochettino le misure. Quindi noi abbiamo fatto 2 centimetri di elastico, ho fatto esattamente 3 motivi, scusate mi è caduto il ferro, e sono 1, 2 e 3 motivi, ok? Praticamente adesso siamo arrivati all'ultimo motivo e quindi all'ultimo foretto. Cosa succede adesso? Allora, intanto vi do questa misura. Siamo arrivati praticamente a 17 centimetri. Adesso, visto che l'ultimo foro praticamente si chiude qua, per avere, diciamo così, un risultato migliore, perché noi quando abbiamo iniziato praticamente abbiamo staccato dall'elastico al primo foretto 6 ferri. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a fare adesso altri 6 ferri, quindi di maglia rasata, e poi chiudiamo di nuovo con l'elastico. Però, visto che con l'elastico noi abbiamo montato 75 punti, e in questo caso ne abbiamo 74, vi farò vedere anche come raggiungere una maglia. Quindi, adesso iniziamo a fare i 6 ferri. Quindi proseguo con il primo ferro, quindi un rovescio, una maglia alla passo del mio gettato e proseguo con tutte le maglie a diritto. Ok? Quindi proseguite in questo modo tutto il ferro a diritto.
Il secondo ferro vado a fare tutte le maglie a rovescio. Ok, quindi proseguite in questo modo fino alla fine del ferro. Terzo ferro vado a fare tutte le maglie di nuovo a diritto, quindi vivagno e proseguo tutte le maglie a diritto. Quindi tutto il ferro a diritto. Quarto ferro tutto a rovescio. Ovviamente fino alla fine del ferro, quindi proseguite in questo modo fino alla fine. Il quinto ferro andiamo a fare tutte le maglie a diritto, ma andiamo ad aumentare di una maglia e ci servirà appunto per proseguire poi per l'elastico. Quindi vado a fare un vivagno, che è un rovescio, e l'altro vivagno lo passo senza lavorare, quindi la maglia la passo senza lavorare. Adesso vado a fare un diritto e poi vado a creare una maglia. Allora la facciamo in questo modo, potrebbe essere un esempio, oppure possiamo anche tirar su questo filo, quindi lo tiriamo su, lo stacchiamo e lo passiamo da questa parte e andiamo a creare, cioè andiamo a fare un diritto ritorto in modo tale che non si crei il buco, in questo modo, e abbiamo creato una maglia. Ok, proseguiamo tutto il ferro a diritto e siamo tornati al punto di partenza, cioè con 75 maglie. Quindi terminate il ferro tutto a diritto. Ferro di ritorno è quindi il sesto e ultimo, perché poi iniziamo l'elastico. Vado a fare tutto il ferro a rovescio. Quindi proseguo in questo modo fino alla fine del ferro. Ok? Fino alla fine. Allora, come potete vedere, adesso il lavoro risulta omogeneo, perché c'è uno stacco di 6 ferri da questa e 6 ferri da quest'altra. Quindi in totale noi andiamo a fare da qui a qui, esattamente, scusate, ok, esattamente, mettiamola in questo modo, 19 centimetri, ok? Adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere, cioè lasciamo i ferri numero 4 e torniamo ai ferri del 3,5 e andiamo adesso a lavorare l'elastico. Quindi andiamo di nuovo a fare lo stesso procedimento che abbiamo fatto all'inizio. Quindi andiamo a fare un rovescio e una maglia alla passo, che è il mio vivagno. Iniziamo con un rovescio, quindi rovescio e diritto, rovescio e diritto, rovescio e diritto, alternati, fino alla fine del ferro. Sul rovescio del lavoro ricordatevi sempre di cambiare e di prendere sempre il 3,5 e si prosegue ovviamente al contrario, quindi andiamo a fare 2 rovesci che sono il vivagno e alterniamo un diritto e un rovescio, un diritto e un rovescio, un diritto e un rovescio per tutto il ferro. Allora proseguite in questo modo come avete fatto per l'inizio e andiamo a fare altri 2 centimetri. Ci vediamo per la chiusura delle maglie.
Allora, terminato praticamente di fare il mio elastico di 2 centimetri, ok, di 2 centimetri, e se volete contare potete comunque contare in questo modo, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nel mio caso. Andiamo adesso a chiudere le maglie. Allora, come le chiudiamo? Intanto andiamo a fare, dove c'è il rovescio si utilizza il rovescio, dove c'è il diritto si chiude a diritto. Quindi in questo caso c'è un rovescio, quindi io vado a fare un rovescio. Questa maglia è come se fosse a diritto, quindi vado a fare un diritto, passo il rovescio, cioè questa maglia, sopra la seconda e proseguo. Qui c'è un rovescio, quindi vado a fare la maglia, la lavoro a rovescio e chiudo la maglia. Qui abbiamo un diritto, quindi vado a fare un diritto e chiudo la maglia. Rovescio e chiudo. Diritto e chiudo. E proseguo in questo modo fino a chiudere tutte le maglie. Arrivata alle ultime 2 maglie, praticamente chiudo definitivamente e taglio semplicemente il filo senza fare nodi e nodini, vado a tirare semplicemente, ok? E questo è il risultato. Allora, questo è il risultato. Vi do 2 secondi le misure velocemente. Ovviamente io l'ho fatto su misura su una mia amica, quindi ho preso ovviamente i suoi centimetri. È chiaro che ognuna di voi poi lo adatterà. Io vi do le misure per più o meno capire di quanto lo dovete fare e poi ovviamente ognuna di voi a vostra discrezione si muove. Allora, abbiamo detto che il bordo è formato da 2 centimetri, il corpetto è formato da 19 centimetri e ovviamente l'altro bordo è da 2, quindi in totale abbiamo 24 centimetri, ok? Mentre da questa parte, ovviamente qui un pochino si arruffa sempre, qui abbiamo circa 37 centimetri, ok? Adesso non dobbiamo far altro che ricreare un altro corpetto uguale, io l'ho già creato, e di conseguenza andiamo a cucirlo. Allora, cosa vado a fare? Vi avevo detto dall'inizio di lasciare una bella agugliata di filo in modo tale che, avendo già il filo incorporato, noi andiamo tranquillamente a cucire. Allora, andiamo a prendere praticamente un ago, qualsiasi, da lana ovviamente, lo infiliamo e adesso vi faccio vedere come si cuce. Ovviamente andiamo a posizionare le 2 metà vicine. Io ho infilato l'ago nel filo e andiamo adesso a cucirlo. Allora, io vi ho fatto fare questo tipo di vivagno che va a formare una specie di maglia diritta. Quindi, se voi notate, qui ci sono delle V che sono tipiche appunto come queste della maglia rasata. Quindi cosa vado a fare quando io vado a cucire? Intanto porto l'ago ovviamente sulla base in modo tale da avvicinare praticamente le due i 2 pezzi che devo andare a cucire. Adesso cosa vado a fare? Passo da questa parte e, se notate qui, abbiamo praticamente una specie di V. Noi cosa andiamo a fare? L'andiamo praticamente ad aprire
in questo modo e quando noi la andiamo ad aprire andiamo praticamente con l'ago ad infilarci, io vado direttamente con il culetto dell'ago, diciamo, lo infiliamo direttamente all'interno, ok? Adesso cosa faccio? Passo da questa parte c'è l'altra, quindi vado tranquillamente a tirare fuori, ok, dalla V la maglia e passo l'ago in questo modo, ok? Apro la seconda V, tiro fuori praticamente la maglia che c'è all'interno della V, in questo modo. Di nuovo passo da questa parte, c'è la V, la apro, abbiamo la maglia, diciamo, la tiro fuori con l'ago e vado a cucire e faccio in questo modo per tutte le V che vado a trovare, ok? E abbiamo una cucitura invisibile alla fine. Quindi qui c'è un'altra V, apriamo bene, andiamo a prendere la maglia e tiriamo fuori il filo. Da questa parte la V e tiro. Ve lo faccio vedere da questa parte, forse si vede meglio. Allora, abbiamo un'altra V, la apro. Allora, abbiamo un'altra V, la apro in questo modo, vado a prendere il pezzettino della maglia e vado a cucire. Mi sposto da questa parte, c'è quest'altra V, quindi la apro in questo modo e tiro fuori la maglia, ok? Il trattino che c'è corrisponde alla maglia e io devo tirare fuori il filo. Adesso il filo è abbastanza lungo, quindi e proseguo in questo modo alternando destra e sinistra. Allora, se avete cucito bene vi risulterà in questo modo, come se appunto fosse una roba lineare. Sul dietro si presenterà in questo modo e andiamo praticamente adesso a nascondere tutti questi fili. Quindi molto semplicemente con l'ago infiliamo praticamente il filo in questo modo e nascondiamo il filo e lo tagliamo. Facciamo allo stesso modo anche per questo e poi andiamo praticamente a cucire quest'altra parte e il top è terminato. Quindi come vedete anche questa parte è stata fatta, ho eliminato praticamente tutti i fili. Adesso svolto praticamente il lavoro e vado praticamente a cucire da questa parte. Allo stesso modo di come ho fatto dall'altra parte, infilo l'ago nel filo che vi ho detto di lasciare agli inizi e andiamo praticamente a cucire anche questa parte con la cucitura invisibile. Il top è terminato, vedete da questa parte,
anche da questa. Sul dietro ovviamente si presenta in questo modo, una volta che l'abbiamo cucito. E allora io in questo caso lo lascio così, ma se voi preferite potete comunque aggiungerci, scusate, delle spalline e farlo con appunto delle spalline. Il video è terminato e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!